Ciao ragazzi, prima di iniziare col tutorial su Rev per misurare i nostri diffusori, come promesso tra l'altro, è necessario questo piccolo ma propedeutico tutorial sull'acustica, cioè sul suono, perché è fondamentale sapere e conoscere cosa si sta misurando e come questo è influenzato dal nostro ambiente e da ciò che è in esso contenuto. Bene, tutti conosciamo il suono come ci è stato insegnato a scuola, cioè che ha una frequenza che si misura in Hertz, ha un'ampiezza, cioè il suo volume, quanto è forte, per capirci. Poi i più appassionati hanno conosciuto la lunghezza d'onda della frequenza o lambda per gli addetti ai lavori. Bene, anche se tutto questo risulta esatto, è insufficiente per comprendere al meglio come il suono si propaga e quali sono i fattori coinvolti in questo processo. Iniziamo col ripetere, chiedo scusa per questo banale ripasso, ma necessario per riprendere il filo di questa breve lezione, quali sono le caratteristiche del suono e cos'è questo in buona sintesi, ok? Allora, effettivamente il suono è un trasporto di energia senza lo spostamento di materia. Voi mi direte, e che vuol dire? Allora, innanzitutto il suono è un fenomeno fisico di tipo meccanico, nella fattispecie sono onde, che si propagano attraverso un mezzo o materiale elastico, cioè tutti quelli che si possono deformare, possono subire anche piccolissime deformazioni, come lo può essere l'acqua, ad esempio, il legno, un muro, un metallo, o anche l'aria nel nostro caso. Difatti l'aria si può comprimere o, se vogliamo, effettivamente si può deformare. E in funzione del materiale nel mezzo in cui si propaga questo suono, questo acquista una sua velocità specifica, che nell'aria a 20 gradi centigradi di circa 344 metri al secondo. Ora, per capire un attimo questo concetto di trasmissione senza spostamento di materia, ci facciamo aiutare da questa simulazione, ok? Questa nella simulazione è una corda che oscilla, quindi c'è questa provocazione dell'onda, vedete? Allora, se ci prendiamo in riferimento un pallino, questo verde, vedete qua? Allora, questo sta oscillando, ma effettivamente non si muove, perdon, insieme alla propagazione. È solo l'onda che si propaga, ma non certamente questa parte della corda. Come questo succede per la corda, succede anche per l'aria, quindi le molecole dell'aria oscillano nella loro posizione, ma non certamente si propagano insieme diciamo, all'onda, quindi c'è uno spostamento sì dell'energia, ma non della materia. Ok? Bene, ora quando il corpo elastico subisce una sollecitazione meccanica, questo in effetti vibra e nel farlo mette in movimento le particelle, come in questo caso la corda o dell'aria della materia in cui è immerso, appunto le molecole d'aria per quanto riguarda il suono trasmesso in questa. Queste materie, come abbiamo visto, oscillano sulla posizione, ma non avanzano insieme effettivamente alla provocazione. Quindi è solo questo che avanza. Chiarito questo, ora vediamo quali sono le altre caratteristiche o proprietà del suono. Come dicevamo, il suono ha una frequenza, cioè quante volte questo materiale o mezzo oscilla in un secondo, o meglio ancora, quanti cicli compie in un secondo questa oscillazione. Aiutiamoci con questo grafico. Allora, questo rappresenta l'onda in due diciamo, funzioni, sia del tempo che dello spazio, ok?
Bene, l'oscillazione è questa, ok? Inizia, si sviluppa, termina e si ripete in modo armonico, ok? Questa è la sua ampiezza. Questo è il suo periodo, cioè riferito al tempo, ok? Facendo un esempio, se compie un ciclo in un secondo, quindi questo ciclo, perdono, dobbiamo riferirci al tempo, quindi quando questo ciclo termina, questo è il suo periodo ed ha completato un ciclo, quindi quando compie un ciclo questa onda avrà una frequenza di 1 Hz, 100 cicli, vuol dire che questa frequenza avrà 100 Hz, 1000 cicli avrà una frequenza di 1000 Hz e così via. Ok, chiaramente avrà anche questa ampiezza, ma diciamo in questo esempio non ci interessa più tanto l'ampiezza. Bene. Quello che invece ci interessa, giustamente, è il tempo in cui si sviluppa quest'onda, quindi il suo periodo. Ok? In acustica, per semplificare i calcoli, anche per rispettare un certo standard, la misura, l'unità usata per misurare il tempo sono i millisecondi, cioè un millesimo di secondo, ovvero 1000 millisecondi è un secondo. Bene, se un suono ha una frequenza di 100 Hz, vuol dire che si avranno giustamente 100 oscillazioni in un secondo, ovvero in 1000 millisecondi. Pertanto, calcolatrice alla mano, un ciclo a 100 Hz dura 10 millisecondi. Da questo, facendo i dovuti rapporti velocemente, a 50 Hz un ciclo durerà 20 millisecondi, a 25 Hz 40 millisecondi. Bene, ora ritornando alla sua velocità nell'aria, che vi ricordo sempre di circa 344 metri al secondo a 20 gradi centigradi, e riportando anche questi in millisecondi, avremo che questa sarà di 344 metri su 1000 millisecondi, cioè percorre 344 metri in 1000 millisecondi. Questo vuol dire anche che in 100 millisecondi il suono percorre da 4 metri a 4, in 10 millisecondi percorre 3,44 metri. Poi mi direte perché tutte queste considerazioni e precisazioni? Perché in effetti è quasi tutto qui il nocciolo della questione sulle misure acustiche. Vediamo un pochino meglio. Visto che le misure di solito vengono effettuate specie a modo per appassionato, autocostruzioni, ma non possiamo certamente escludere professionisti o anche aziende specializzate, dicevamo che queste vengono effettuate in ambienti trattati sicuramente, ma non certamente anecoici, no? Cioè privi di riflessioni ambientali, cioè siamo a tutti gli effetti in ambienti riverberati, ok? Quindi in questo ambiente, una volta generato un suono o un impulso per una misura, ad esempio, questo si rifletterà sulle pareti e ritornerà verso il microfono alterando la misura stessa. Bene, per ovviare a questo problema vi sono diversi metodi. Uno è quello di limitare o di restringere la finestra temporale di acquisizione di questo impulso per far sì che non ci sia tempo a quelle onde che, riflettendosi sulle pareti, quindi facendo un percorso più lungo, impiegando più tempo, di ritornare sul microfono in quel tempo prefissato ed essere acquisiti insieme all'impulso. Voi mi direte, ma è una soluzione molto efficace, e lo è anche in effetti, ma ha i suoi limiti. Per cercare di capire quali sono questi limiti, ora ci vengono in uso tutte le considerazioni fatte in precedenza sul suono, sulla sua velocità e
sulla durata di questi cicli. Va subito chiarito, solo per esempio, che più grande sarà l'ambiente dove vengono effettuate queste misure e meglio saranno i risultati di queste. A breve sarà effettivamente più chiaro il motivo di queste affermazioni. Ipotizziamo per esempio di essere in una stanza grande 5 metri per 5 e di misurare il nostro diffusore posto su un tavolo da lavoro accostato ad una di queste pareti messa al centro e il microfono al limite si troverà a questa misura standard di 1 metro, tralasciando per un attimo la distanza di questo diffusore dalla parete per semplificare i calcoli, no? Solo per capire concettualmente cosa succede. Quindi in buona sostanza avremo una parete a 2,5 metri a destra e una alla stessa distanza a sinistra, visto che siamo al centro, ok? E poi avremo questa altra parete che avremo di fronte esattamente 5 metri, come dicevo questa era questa di fronte. È ovvio e ci sarà ormai chiaro che la riflessione più vicina sarà quella proveniente dalle pareti laterali, quelle poste a 2,5 metri, e poi successivamente quella della parete che sta di fronte ai 5 metri. Bene, per filtrare le riflessioni delle pareti laterali dovremmo avere una finestra di acquisizione tale che si chiuda prima che l'onda riflessa delle pareti raggiunga giustamente il microfono. Ora, il percorso di questo suono riflesso dalle pareti sarà lungo 2,5 metri, abbiamo detto, ma per 2, perché il suono dovrà arrivare prima sulle pareti e poi ritornare. Quindi la distanza di 2,5 metri si raddoppia e giustamente sarà di 5 metri. Ora, visto che il suono si propaga nell'aria a 344 metri al secondo o 1000 millisecondi, per percorrere 5 metri, se non vado errato, impiegherà 14,5 millisecondi. Ebbene, giustamente, sarà questo il tempo di finestra necessario per non beccarsi nella misura queste onde riflesse? Ma, c'è un grosso ma. Come abbiamo visto nei calcoli sulla durata dei cicli, il periodo della frequenza, a 25 Hz questo dura 40 millisecondi, cioè in buona sintesi non si avrà il tempo per acquisire l'intero ciclo a 25 Hz, che sarà troncato e quindi la misura a questa frequenza sarà sfalsata, ma non solo, con una finestra temporale di acquisizione pari a 14,5 millisecondi. E visto che il periodo è una misura inversa della frequenza, si avrà che tutte le frequenze sotto ai 145 Hz saranno troncate, quindi ancora sfalsate. Diciamo cosa non del tutto salutare per una sana misura, direi. Come anche ovviamente a complicare il tutto, non solo le pareti rifletteranno questo suono, ma anche tutti gli oggetti in questo ambiente, il quale rifletteranno frequenze la cui lunghezza d'onda sarà pari alle loro dimensioni. Come sarà chiaro, i problemi certamente non mancano, ma ci sono altri metodi per cercare di arginare tali inconvenienti, ma anche in questo troveremo altri limiti, ovviamente. In conclusione, per ottenere delle misure corrette ed attendibili in ambienti non anecoici si adottano varie strategie o più delle volte si affiancano queste per ottenere dei buoni risultati. La più accreditata è quella di unire o incollare due misure, in inglese merge, una finestrata ad 1 metro per stare negli standard, ma limitando giustamente l'acquisizione a basse frequenze, e una seconda solo per queste ultime, ma più vicino al diffusore, di solito a pochi centimetri più vicino si è e meno ci sarà l'influenza dell'ambiente, ovviamente. Bene, ci sarebbe da approfondire molto di più, perché c'è molto di più
di questo. Ma in questa istanza mi fermo qui ed eventualmente riprenderemo il tutto in un'altra occasione. Spero di essere stato chiaro su quali siano le problematiche legate alle misure acustiche in ambienti non anecoici, e laddove non lo fossi stato ovviamente mi fate sapere come solito. Alla prossima, ciao!